La vita è frenetica, viviamo in delle condizioni che non ci lasciano mai il tempo e noi stessi. Per cui per me la fotografia naturalistica è stata veramente un rimedio. Vivendo in mezzo alla natura scopri sempre qualcosa di nuovo, nel piccolo, soprattutto nel piccolo. La fotografia naturalistica è un atto culturale. Fotografo per imparare quello che c'è sul mondo della natura, perché la biodiversità è davvero affascinante. Il vicepresidente. Piacere. È la prima volta che facciamo un percorso. Principalmente questa sera anche di Afni, perché è importante mettere il segno tra oggi e domani. Poi da parte mia brevemente andremo a vedere cosa abbiamo fatto ieri, ma soprattutto una giornata straordinaria che vedremo oggi grazie ad Afni, assessore donna. Vorrei fare una cosa, di chiamare le fotografe che sono qua di Sensore Donna, quindi venite pure tutte qua, perché è giusto che Melania mentre racconta ecco, si è circondata dalle sue colleghe. Oltre al cobelino è proprio uno sguardo verso il futuro, un futuro fatto di inclusione, di pace, in cui soprattutto la donna è se stessa senza correre rischi. Un altro applauso. Allora, 22 donne da tutta Italia. Emilia Romagna, Bologna. Lombardia, Como. Londra. Roma. Germany. Io devo mettere tre donne a voi. Vieni. Vado? 3, 2, 1, taglio! Scattata in Emilia Romagna, anche se non è la mia regione, perché io sono in realtà originaria della Sicilia, e l'Emilia Romagna è davvero una di quelle regioni che secondo me offre davvero tantissimo dal punto di vista territoriale, della biodiversità, anche per la fauna. E io in realtà sono una delle nuove socie di Afni, mi sono in realtà iscritta all'inizio dell'anno, sono davvero molto contenta di far parte di questa famiglia perché in realtà sto scoprendo tantissimo. Quindi, quando vediamo il soggetto, anzi dobbiamo essere veloci perché ad esempio lo scorfano scappa, mentre invece i Parazoanthus stanno fermi, e queste qua che sono un'anemone, un'anemonia sulcata, anche quella è ancorata al fondo. E comunque queste tre foto sono di Adriatico, questa qui è di Cesenatico, e le altre due Isola del Giglio e Tremiti. E poi la fotografia è un modo, più che altro per me è un modo per avvicinarmi alla natura, cercare di imparare, capire, osservare, quindi la foto mi porta a questo mondo. No, and it's absolutely stunning, of course, coming in, and loads of different skills as well, you know, like close-ups and, you know, obviously sort of landscapes, and there's a lot going on. Sono di a Campo Rotondo, porto i saluti delle amministrazioni comunali, estendo i miei personali. Siamo alla quinta edizione di Appennino Photo Festival. Tutto è nato qui 5 anni fa in questa piazza. Stasera abbiamo l'onore di avere un ospite internazionale legato anch'esso al mondo della fotografia, conosciuto soprattutto per il suo impegno contro il bracconaggio, e le sue fotografie sono iconiche per questo che... Britta Jasinski! I always felt deep in my heart that I was not superior to any other living creature. So the minute I ended up having a camera in my hand, I used it. I went to the zoo, but not to enjoy it and lick ice cream and be entertained, but to try to understand why are we taking animals out of the wild for our entertainment. And in 2016 we had an exhibition of these pictures at the European Parliament in Brussels. And after that, so this was an exhibition also with another photographer, and after that a lot of changes were brought in for the better for animals in captivity. This is actually in China, and a lot of the times I had to
work undercover in China because it was very difficult to just take photos of a performance without being pointed out as a journalist. After all these photos you just saw, all of these performances you just saw were actually closed down. So here I was with my assistant in a tiger farm where they breed tigers, just purely for the tigers to be consumed. This is not a conservation purpose. It's just for the tigers to be consumed. They're basically being consumed in traditional Chinese medicine. So what I do quite a lot is that I work actually with governments and authorities who give me access to confiscated wildlife so I can photograph it as an evidence. All my work revolves around giving a voice to animals and nature. For me as a photographer, mainly focusing on gathering the evidence, the visuals, to tell people how it really is. So of course there are already a lot of people across the globe that try to make a difference and bring change. But for me personally, with this exhibition, I make a plea to governments across the globe, and especially right now, here today in Italy, to consider their choices. Working together can go a long way. Qui c'è una giornalista che so che ci tieni tu a presentare, si tratta di Sabrina Giannini, volto noto di Rai 3, da Report, a Indovina chi viene a cena. Parlo di fondato. Nel giro di 70 anni, come vi dicevo, un battito di ciglio, noi abbiamo trasformato i nostri mammiferi, lo dico spesso questo dato perché è inquietante, la massa di mammiferi al mondo, la massa di mammiferi è passata, noi oggi abbiamo il 60% dei mammiferi viventi sulla Terra sono animali allevati. Il 36% sono noi. Avete fatto il calcolo? Il 4% sono i mammiferi selvatici. Il 70% della biodiversità che noi stiamo perdendo, perché stiamo distruggendo le foreste per il nostro legno, anche se sappiamo che sono foreste primarie. Stiamo distruggendo le foreste, tagliando le foreste per alimentare i maiali. Noi dobbiamo capire che non siamo più il centro del mondo, o se vogliamo essere il centro del mondo, dobbiamo essere i custodi di questo mondo. Bravo. Grazie Sabrina Giannini. I love you too. Spettacolo, benissimo, grazie davvero. Il mio modo di fotografare è proprio la divulgazione, quindi è inutile che io vado a fotografare e le tengo nel computer. Quando vedono un soggetto, un animale che non hanno mai visto, tipo anche solo un regolo, che è un uccello che ho fotografato lì fuori casa, e dicono: ma dov'è che l'hai fotografato? L'ho fotografato qui. Ma perché c'è questo? Quello effettivamente che anche comunque i bambini, i ragazzi si rendono conto di questa cosa, perché magari li invogliamo. Perché io dico sempre, allora ragazzi, voi andate nel bosco a fare la passeggiata, non buttate via le carte, non buttate via le cicche, perché voi siete, non siete a casa vostra, siete nella loro casa. Dopo vi porto anche l'esempio del passerotto che ho trovato, e gli ho detto: voi quando mangiate la cicca non vi costa nulla, pezzettino di carta, la mettete in tasca, o la prima cestino della spazzatura la buttate, perché io ho trovato il passerotto, praticamente ha beccato un cemico e gli è rimasto il becco appiccicato. E è morto, no? Così. Allora rimangono lì tutti, no? Cioè, io non lo faccio. E gli ho detto: ok, va bene, va benissimo, anzi. Spesso tendiamo a non renderci conto delle conseguenze che i nostri gesti possono fare, perché per noi, inteso come ovviamente le persone abbastanza normali, no? Quindi è un po' come buttare la sigaretta a terra, buttare la ciungana a terra, tanto alla fine chi se ne frega, no? Sì, no, cosa porterà mai di male? Esatto. E c'è sempre ovviamente quella cosa in più del pensare alla natura, agli animali, che non abbiamo nella mentalità. No? No, quello è una cosa.
Io ti dico 50 e il fisico comincia a cioè proprio è un disastro. Anche se cerchi di però